saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la leggenda a trazione integrale Audi 4, vincitrice del Rallye di Monte Carlo del 1984, uscita numero 7, edizione Centauria. Il modello è in scala 1:8 e consiglio a chi ama questa auto di fare il modello perché Centauria lavora veramente bene. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi che troverete in ogni collezione che deciderete di intraprendere. Questo è quello che troviamo all'interno del fascicolo. Probabilmente vi mancheranno le viti AM, ma non vi dovete preoccupare perché se ci fate caso le potrete trovare nel fascicolo numero 1, 2, 5 e 6 che avete già ricevuto e come sapete ne viene sempre data una in più. Queste sono le fasi del montaggio. Andremo a lavorare sul motore, metteremo tutto il gruppo collettori, il motorino d'avviamento con il solenoide, metteremo anche la flangia e la coppa dell'olio. Il coperchio punterie lo monteremo più avanti. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi. Stavo guardando il mio gatto Michelangelo che è dietro di me, che non si addenti qualcosa e se lo porti via come trofeo. L'ultima volta mi ha portato via l'impianto elettrico di un modello. Ce l'ho fatta appena a strapparglielo dalle fauci. Bene, andiamo avanti. Stavo ringraziando ovviamente e doverosamente e volutamente tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, perché siete voi la vita del canale. Grazie ragazzi. Ho superato i 4.300 iscritti e sto arrivando a 1 milione di visualizzazioni totali. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. I pezzi sono tutti in plastica. Abbiamo i 4 collettori di scarico, lo starter che poi insieme al solenoide, che è questo che trovate montato su ogni motorino d'avviamento, andrà a formare il motorino d'avviamento. Il solenoide è quello che converte l'energia elettrica in campo magnetico per generare un movimento meccanico. Ecco qui. Coppa dell'olio, verniciature impeccabili, coperchio della testata punterie, guardate la precisione anche dove hanno riprodotto le viti con la testa a dado esagonale.
le 3 serie di viti. AP e MP che vanno avvitate nella plastica, e ricordatevi, lo dico e lo dirò sempre, perché ci sono anche persone che mi vedono per la prima volta: quando andrete a crearvi i filetti non usate nessun tipo di lubrificante. Questa invece è la serie AM, M vuol dire metallo, e qui io mi avvarrò di un lubrificante. Stavo guardando solo una cosa. Un attimo, ragazzi. Che strano però. Mi sa che hanno sbagliato, anzi, hanno sbagliato. Guardate. Questa è la coppa dell'olio sulla quale io ho già avvitato le 2 viti, come ci fanno vedere loro qui, AM. Vedete? Ma le viti AM, come vi ho appena spiegato, avendo la lettera finale M che indica metallo, vanno avvitate nel metallo. Quindi queste viti che ci fanno mettere loro sono sbagliate. Possono anche andare bene, però ecco, secondo me qui ci vanno le AP. Quindi io le sostituirò con le AP, anche perché vi accorgerete che se proverete ad avvitare le viti AM vi entreranno facilmente, perché non sono le sue. Facciamo subito una cosa. Vado a rimuovere le viti AM in questo fascicolo. La Centauria ha fatto un po' di pasticci, ma non ci sono problemi, basta ragionare e lo si capisce che c'è un errore. Prendiamo le viti AP, una vi avanza in questa sessione di montaggio e l'altra che vi serve la troverete nei fascicoli che avete montato precedentemente. Eh sì, è la AP che serve. Vado a recuperare un'altra vite AP e ci vediamo dopo. Alla fine di questa sessione di montaggio non andate subito via, perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 7 e poi ci salutiamo. Bene, procediamo al montaggio. Non so se ve l'ho già detto, qualora l'avessi fatto, vi chiedo scusa, perché ho tante cose alle quali sto pensando e molte volte non mi rendo conto, come adesso, se già vi ho detto che questo è un modello che mi ha commissionato un mio iscritto. Prendiamo i primi 2 pezzi. Io mi sono andato già
a mettere la vite AP qui e mi sono creato il filetto. Qui abbiamo una mezzaluna, vedete il perno? E ovviamente l'inserto è a mezzaluna, non vi potete sbagliare. Attenzione, perché potete anche rischiare di danneggiare il pezzo. Piano piano, fino a che il pezzo non è arrivato contro perfettamente. Non deve rimanere alcun spazio. Prendiamo questo e lo andiamo a mettere nell'unica posizione possibile. Adesso prendiamo la parte destra del motore, vado a rimuovermi la vite che prima ho messo per crearmi il filetto e vado a posizionarla così, o meglio a posizionarlo perché è il motorino d'avviamento. Controllo che sia tutto a posto e stringo. Fatto questo, prendo il gruppo collettori, i 4 pezzi, e con le viti più piccole, le MP, vado a crearmi i filetti qui. Un consiglio che vi do è questo, guardate, prima di avvitare, ovviamente senza nessun tipo di lubrificante, con il cacciavite con la punta più piccola perché diversamente non potrete avvitarle, andate a crearvi l'invito all'interno del foro e poi avvitate la vite. Questo vi faciliterà sicuramente sia l'inserimento che il montaggio corretto. Poi qui nella foto ci fanno vedere di mettere prima questo pezzo. Bene, io invece non metterò prima questo pezzo, ma andrò a mettere quello più grande, questo qui. Perché? Perché si monta meglio poi sia questo che il pezzo dopo. Quindi così, perfetto. Poi andiamo a prendere questo, rimuovo la vite, anche se ve l'ho già elencata, ve la faccio vedere, la MP, e faccio così. Ecco, tengo il dito indice sopra il collettore che devo andare ad avvitare e metto la mia prima vite qui. Controllo che sia perfettamente imbattuta, posso stringerla. E abbiamo messo questo. Adesso andiamo ad inserire
questo pezzo qui all'interno, così, piano piano, ecco qua, vado a rimuovermi anche questa vite, e adesso questi due vanno inseriti qua, dove poi vedete i fori per le due viti, mentre invece questo perno deve entrare qui, aspettate che qui non riesco a tenere tutto, facciamo così. Allora, dicevo, questo perno va all'interno qui e questo va qua sopra e questo qui va qua. Adesso vi faccio vedere. Uno, due e tre. Vediamo. Sì, mi ha portato un po' fuori strada questo perno qui che rimarrà poi libero. Ecco, cercavo il punto dove inserire anche questo, ma non c'è. Andiamo a fare questo lavoro. Perfetto, vado a mettere la mia prima vite, la puntiamo soltanto, mettiamo anche l'altra, controlliamo che tutto sia perfettamente imbattuta la plastica nel metallo e solo dopo, quando saremo sicuri di tutto questo, potremo stringere, non prima. Così, adesso posso stringere tranquillamente. Bene, rimuovo la mia ultima vite MP e vado a montare la flangia sopra i collettori, così. Non vi potete sbagliare, perché dove avrete il cerchio più largo sarà quella la sede della vite. Perfetto. Adesso montiamo anche la coppa dell'olio. La coppa dell'olio si può montare in due posizioni, sia così che così, ma solo una è quella corretta ed è questa. Quindi fate attenzione. Guardate.
Nell'ultimo video che ho fatto, l'uscita numero 6, ho detto, come anche ho detto prima, alla fine rimanete con me perché farò vedere tutto quello che ho montato fino all'uscita 6, mi riferisco al video prima. Peccato che non vi ho messo questo, che adesso per me è il pezzo migliore di tutti quelli che abbiamo montato. Quindi ecco, vi chiedo scusa, l'ho anche specificato sotto il commento. Ci tengo a farvelo vedere perché è di metallo e la verniciatura è perfetta. Ho fatto sostituire il pezzo precedente, se mi seguite lo avete visto, e la Centauria non mi ha mai creato problemi. Guardate anche il dettaglio sotto, come hanno riprodotto il pannello, che è in plastica ma è simil carbonio. Anzi, forse questo addirittura in vetro resina, perché allora non si usavano neanche le parti in carbonio. Questo è in vetro resina e guardate queste parti qui. Hanno riprodotto le guarnizioni in gomma. Ma vi rendete conto? E qui abbiamo l'applicazione paracalore, come nella macchina vera. Guardate che spettacolo. La cosa che anche apprezzo, e lo dissi anche qualche video prima, è che la Centauria si migliora. La Centauria è la stessa casa editrice della Lancia Stratos HF Livrea l'Italia che sto facendo. Questa applicazione qui, che è in alluminio, nella Lancia Stratos è adesiva e hanno riprodotto i finti rivetti. Bellissima. Però, se non ci sono delle accortezze da fare prima, questa tende a diventare concava, cioè si gira la punta qua, si gira verso l'alto. Qui invece non hanno fatto la targhetta adesiva, ma hanno messo proprio le viti. Ecco, io questo lo apprezzo tantissimo nelle aziende, il migliorarsi. Andiamo avanti. Guardate. Quanto è bello. E il particolare, guardate qui dove poi ci entreranno i semiassi delle ruote anteriori, questo è il cambio, e guardate, rispetto a questa linea, guardate come è inclinato il motore. Poi abbiamo questo che andrà messo qui, che è il coperchio punterie. Eccolo qua. Ditemi voi se non è bellissimo. Ruota anteriore sinistra. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, ma guardate un po' che mi stavo dimenticando nuovamente di un pezzo bellissimo. Prima ho detto che il cofano era la chicca per adesso, ma ecco, proprio perché me lo stavo dimenticando, questo elemento supera tutti.
bellissimo. Pensate poi quando sarà tutto illuminato, che meraviglia questo modello. Bellissimo. Andremo poi a smontare nuovamente queste 4 viti per poter poi inserire le luci LED all'interno dei fori dedicati. Ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Condividete anche i miei video nei gruppi dedicati, così mi darete un'ulteriore mano che a voi non costa assolutamente nulla e a me aiuta tantissimo. Ciao a tutti, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ciao!